Pasquale Palamaro, buonasera. Pasquale Palamaro, chef famoso che ha reso celebre la tavola del Regina Isabella. L'Indaco ormai è un ristorante conosciuto sul piano internazionale. Siamo molto contenti che tu abbia accettato di raccontare la tua idea di cibo, di cucina per il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea. E comincerei proprio da questo. Il tuo amore per la cucina come è nato? Intanto grazie e buonasera insomma, del vostro venuto qui a Ischia. L'amore per la cucina, io sono cuoco da sempre perché non c'è stato il giorno in cui ho deciso di fare il cuoco, è stata una vocazione da sempre, nonostante nella nostra famiglia non ci sia mai stato un cuoco. Quindi l'ho sempre sentito, poi come tutti ovviamente i ragazzini a 14 anni i primi passi alla scuola alberghiera e poi di seguito insomma la formazione fino ad oggi. E in famiglia avevi dei modelli, tua madre cucinava molto bene? Beh, al sud, nel Mediterraneo, la cultura della tavola nasce dalla nonna e dalla mamma, per cui siamo un po' costruiti da questo amore che c'è nelle case, quindi vedere la mamma che cucina o portare a tutt'oggi i sapori della mamma che sono inconfondibili è qualcosa di unico e raro. Per noi non è raro perché è comune amore per la ristorazione, però potrebbe essere raro per qualche altro popolo. Quali sono i piatti di casa che tu ricordi con più affetto? La tua memoria gastronomica di che cosa è fatta? La mia memoria gastronomica è fatta di un po' vaga perché a casa mia insomma papà molto innamorato del mare, quindi anche un po' pescatore amatoriale, quindi si mangiava pesce fresco 3 volte, 4 volte a settimana. Mamma più nell'entroterra, quindi più dedicata alla cucina di terra, quindi coniglio, la genovese, la parmigiana, insomma è un po' vaga, però ci sono alcuni piatti poi dell'Indaco che portano la rappresentanza di mia mamma, che può essere zuppa di mozzarella, che nasce dalla mozzarella alla pizzaiola, che è un classico della mozzarella avanzata del giorno prima, e ne ho reso un piatto qui all'Indaco per diversi anni. Quando hai cominciato, le tue prime esperienze, dove sono state, con chi, ci interessa la tua formazione? Sì, allora, io approdo all'Albergo Regina Isabella nel 2001 e dopo aver fatto le varie esperienze ritorno dal militare e inizio la stagione invernale, era un Natale qui a Regina Isabella. Poi ho continuato e per 4-5 anni sono stato qui alla Regina Isabella come cuoco sopra, poi ebbi la fortuna di diventare sous chef dell'albergo Regina Isabella, però Regina Isabella aveva una visione di ristorazione classica mediterranea semplice. Poi successe che l'albergo Regina Isabella in questi anni fece 50 anni di storia. La famiglia Carriero, attuali proprietari, vollero ricordare questo evento e quindi facemmo delle serate enogastronomiche, parliamo di 2006-2008. E invitammo circa 15 chef stellati, fare qualche nome, Aimo e Nadia, Cannavacciuolo, Anthony Genovese, Baldassarre, insomma un po' di ogni 15 giorni. Io all'epoca ero il sous chef. Il sous chef è lo chef è quello che tecnicamente prepara un po' tutte le basi, quindi mi trovavo a confrontarmi con questi chef stellati e mi trovavo in difficoltà perché loro mi chiedevano tecniche e attrezzature che io non conoscevo venendo dalla tradizione. Per non trovarmi in difficoltà dicevo di sì e la sera andavo a studiare su internet per quello che loro mi chiedevano. E lì nasce la mia vera passione per la ristorazione, mi ammalo di cucina e da quell'anno lì, quindi 2006 fino al 2010 facevo di estate a Regina Isabella, d'inverno andavo a fare gli stage nei ristoranti stellati. Dove E ho fatto Cannavacciuolo, ho fatto Anthony Genovese, ho fatto Paolo Teverini, ho fatto Aimo e Nadia, poi dopo sono andato a Copenaghen in un ristorante stellato. Insomma ho fatto 5-7 anni intensi di questa cosa. Al ritorno a Regina Isabella e chiedo alla proprietà
se volevano fare un ristorante gastronomico, perché mi sentivo pronto di affrontare l'esperienza. E devo dire la verità che la famiglia Carriero mi accolse dell'idea e partimmo nel 2010 con l'Indaco, il ristorante gastronomico che poi oggi ha 15 anni. E da Aimo e Nadia in che anno sei stato? Aimo e Nadia 2009? 2010, 2009-2010 credo. Quindi ai Fornelli c'era ancora Aimo. Aimo, sì, Aimo, perché lui venne qui d'estate a fare la sera, ricordo ancora il suo piatto, un risotto con porcini, fiori di zucca e burrata, una roba pazzesca. Lui era in gran forma. Quali chef tu consideri i maestri della dieta mediterranea? Beh, sicuramente Gennarino Esposito, che può rappresentare la Campania in un modo chiaro della cucina mediterranea, mi viene in mente. Sicuramente Massimo Bottura nell'altra area che può rappresentare al meglio, e al sud secondo me Pino Cuttaia. Rappresentano un'idea chiara della cucina mediterranea. Ecco, se tu dovessi spiegare a un giapponese, a uno di un altro emisfero, che cos'è la cucina mediterranea, come gliela spiegheresti? Beh, secondo me c'è poco da spiegare, c'è più da degustare che da spiegare, perché la cucina mediterranea è fatta di prodotti, di ingredienti, per cui raccontarli ha un senso, provarli ne ha l'idea chiara. Quindi invito a qualunque appassionato o popolo che ama la nostra cultura mediterranea di fare un salto in Italia e provare i piatti. Hai ragione che è più facile far parlare i prodotti che parlare noi stessi. Ecco, però che menù faresti a uno che non ha mai conosciuto la dieta mediterranea, che non ne ha nessuna idea? 5 portate, che cosa faresti per? 5 portate? Sicuramente farei spaghetto a pomodoro perché è inevitabile. Sicuramente farei un pesce all'acqua pazza, che rappresenta secondo me l'espressione dello iodio del mare, perché alla fine comprende pochissimi ingredienti: aglio, prezzemolo, acqua, pesce e qualche pomodoro. La pizza secondo me non potrebbe mancare anche. Il coniglio nostro ischitano sicuramente rappresenta il Mediterraneo, e inserirei i legumi. Sicuramente una fagiolino del Trasimeno, un cecio di Spello, insomma le lenticchie di Castelluccio, insomma ce ne sono tantissimi ingredienti che possono rappresentare una zuppa di legumi. E come dessert che cosa gli proporresti? Delizia al limone, secondo me è quella che più rappresenta al meglio l'espressione della Campania. Certo, non a caso i viaggiatori tedeschi lo chiamano il paese dove fioriscono i limoni. E quali sono i tuoi piatti preferiti? I miei piatti preferiti, il mio piatto del mio compleanno che chiedevo sempre alla mia mamma era la genovese. Io sono innamoratissimo della genovese e mia mamma fa questa ricetta, eppure me l'ha raccontata 100 volte, ma non riesco mai a interpretarla come, non so che ingrediente segreto mette, forse la sua semplicità, mette quel modo di fare che rende unico quel piatto. E la genovese è come punto di carne. Mentre il piatto di mare, quello che mi piace di più è spaghetto a vongole, parlando della tradizione. Poi rimane un classico. È intramontabile, ne possiamo discutere per tanti giorni sullo stesso spaghetto a vongole. È vero. E devo dire che in poche regioni italiane si mangia bene come lo si mangia in Campania lo spaghetto a vongole. Esattamente. È fatta di freschezza sicuramente delle vongole, perché le vongole se iniziano a perdere l'acqua non rendono più e poi non c'è più, perché paradossalmente uno spaghetto a vongole fatto con una vongola di altissima qualità e altissima freschezza è più il sentore della dolcezza che della sapidità, perché la vongola ha questo retrogusto dolce che quasi supera la sapidità ed è una cosa inconfondibile. Tu prima hai nominato il coniglio all'ischitana. Di solito c'è l'idea che la dieta mediterranea
non abbia la carne, ma sia una dieta fatta solamente di pesce, pasta, e invece in realtà poi hai nominato dei piatti come la genovese e come il coniglio che sono piatti di carne. Quindi Sì, no, ma la Campania esprime sicuramente grandi prodotti di carne come il coniglio, come la genovese, ma anche come il bufalo, che è una carne che è ricca di ferro, che può aiutare tantissimo in alcuni casi. Insomma, ci sono tantissimi allevamenti, ci sono le capre, ci sono le mucche podoliche, insomma, c'è veramente un'espressione chiara di un prodotto di terra, insomma, di animali. E che siamo sempre visti con il mare, perché siamo influenzati dal turismo. Il turista che arriva qua viene prevalentemente d'estate, per cui per loro esiste il mare, esiste la vacanza, esiste il sole e inevitabilmente il pescato. È quasi un riflesso che abbiamo, però possiamo esprimere bene anche la carne. ti chiedono più pesce cotto o pesce crudo? Diciamo che la tendenza del pesce crudo, o anche quando è cotto tenerlo più crudo, è aumentata. Io perché il cuoco, al di là del garantire la qualità del prodotto, garantire la grande serata, il piacere della tavola, ha come impegno principale, secondo me, la cultura. Noi siamo educatori del cibo, perché dovremmo cercare di far capire delle persone alcune cose che insomma andrebbero mangiate in alcuni modi o in alcune cotture. E quindi questa nuova tendenza dei chef che sono usciti dalle cucine, si sono presentati sul mercato promuovendo la propria professione, ha fatto sì che la gente si è affidata e quindi culturalmente si è amplificata. E oggi la gente che è predisposta a mangiare il pescato più rosa, intendo come cottura, e ovviamente più crudo, è aumentato. Io dico sempre questo: quando ho iniziato a mangiare il crudo non riesco più a mangiare il cotto, perché riesci a capire la freschezza, la qualità, alcuni aspetti che il cotto te li neutralizza. E quindi a me mangiare un pesce cotto bene è molto importante. Quando tu dici e parli di crudo, non intendi il sushi però, intendi una via mediterranea al crudo. Assolutamente, io per crudo intendo un carpaccio, un tartare manipolato, ma mantenendo sempre l'identità di un pesce pulito, semplice, con ovviamente innesti che possono essere friggitelli, che possono essere pomodoro, che può essere basilico, che può essere la melanzana, sempre abbinato. Lascio il sushi, per quanto sia buono e per quanto io lo ami, perché sono anni che vado in Giappone al lavoro, quindi ne ho provati e ne sono anche cultore e appassionato, ma lascio il sushi alla loro cultura. Preferisco che la nostra sia più mediterranea. Ecco. E che cosa pensi di questi certi innesti che stanno facendo adesso di alghe o di altri prodotti che vengono dall'Europa del Nord? Li trovi estranei alla nostra tradizione o pensi che sia una moda oppure è una cosa che può funzionare? Deve funzionare, io sono sempre più convinto, io sono qualche anno che mi sono orientato solo sulla cucina di mare e un po' ne ho della tristezza, perché vedendo il Nord Europa, Danimarca e quant'altro, e anche tutta la parte della Giappone e Cina che utilizzano le alghe in un modo incredibile, che poi le alghe fanno di un bene pazzesco con acido citrico, antiossidanti e quant'altro. E per noi mediterranei non avere questa cultura è una pecca. Per noi l'alga era considerata in due versioni: o l'arredo su un banco di ostriche o la zeppola fritta, e questo per me è veramente una tristezza, perché l'alga la si può mettere ovunque, e non a caso nell'Indaco la propongo in diverse cose, e sto facendo uno studio con il centro di acquario qui su Ischia e Napoli per la ricerca di nuove alghe del Mediterraneo, per provarle e per cercare di promuovere queste alghe, perché secondo me ne abbiamo diverse al di là della semplice lattuga di mare. E quindi
ben venga questa cultura delle alghe. Io dico sempre che noi dobbiamo essere contaminati dalle altre culture, però farne nostre. Se arrivano le etnie che utilizzano altre alghe, noi dobbiamo prendere la tecnica e utilizzare poi le nostre alghe. Questa è la filosofia. Come è giusto dire, è come quando una parola straniera entra in una lingua, tu la integri, la amalgami e diventa sua. Come vedi il futuro della cucina mediterranea? Il futuro della cucina mediterranea lo vedo semplice. Abbiamo fatto salti da giganti negli ultimi 15 anni della ristorazione, si è arrivato all'eccesso per poi, ecco l'effetto boomerang, per poi ritornare. L'Italia, quello che è il mio pensiero, l'Italia si è fatta influenzare da questa tecnica, da questo stupore, da queste maniacalità di show cooking che venivano fatti con texture, nuova cucina molecolare e quant'altro, perché noi forse davamo per scontato la nostra qualità del prodotto e della cultura gastronomica, quindi ci siamo influenzati e abbiamo quasi imitato gli altri a fare qualcosa. Oggi ci siamo resi conti, perché c'è stato uno spazio di tempo che ci siamo bloccati guardando gli altri, ci siamo resi conto di quanto è importante il nostro prodotto, quanto è importante. Non a caso tutti i miei amici, i chef e cose presentano una cucina verace, una cucina autentica, fatta di qualità di prodotto, eleganza e pulizia nel piatto, all'ennesima potenza. E questo secondo me è il futuro. Quindi tu sei ottimista sulla gastronomia italiana in generale? È intramontabile. Noi abbiamo un patrimonio culturale, storico, che nessuno ci potrà togliere e quindi possiamo parlare con chiunque, ma ci sono centinaia di anni che ci precedono. E un po' ecco la storia di Roma. Parliamo del garum, che oggi portiamo ancora con la colatura di alici, ma questi ne possiamo parlare di centinaia di prodotti. Come facciamo ad annientare tutta questa storia? È impossibile, e tantomeno i popoli che non hanno questa forza di tradizione non potranno averla, perché saremo sempre un passo avanti. Certo. Ecco, questo grande successo che sta avendo adesso la cucina italiana, l'Italian food in tutto il mondo, secondo te come si spiega? È solo questione di sapore o è anche questione di sostenibilità? È questione è l'artigiano, perché nella ristorazione, ecco, io sono cuoco per mestiere, ma sono ricercatore per passione, e nella mia maniacalità di essere ricercatore mi accontento quando trovo il piccolo pastore che fa ancora la ricotta in un certo modo, mi accontento quando l'artigiano della pasta fa ancora la pasta fatta a mano, e tutte queste piccole cose fanno sì che diventa artigiano gastronomico, che ci fanno forza nel mondo, perché la globalizzazione è quello che azzera un po' poi anche il palato, azzera un po' anche la cultura, e quindi noi che abbiamo, ecco, tra una regione e l'altra una diversità di artigiani che propongono prodotti inverosimili, quindi insomma questo è imparagonabile. Neanche con la Francia? Beh sì, la Francia ha del loro, noi siamo un po' più ampi, la Francia è un po' più settoriale, ha un bouquet, un bagaglio più ristretto di prodotti, ovviamente di grande eccellenza, però secondo me più ristretto. Noi dal sud al nord dell'Italia, ecco, più ci avviciniamo alla Francia con il nord, più siamo simili, con i formaggi, con i salumi, con i vini, siamo molto più simili, perché climaticamente siamo simili, ecco, il Piemonte, la Val d'Aosta sono più simili alla Francia, però poi il sud è fatto di un'espressione marinara, semplice, freschezza, che magari alla Francia manca. Esatto. E probabilmente anche gastronomicamente l'Italia andrebbe scoperta il contrario di come si fa, perché di solito si parte dal nord, si dovrebbe partire dal sud e arrivare al nord. Allora si capirebbe veramente che cosa è, quanto è mediterraneo. Quando è mediterraneo, sono d'accordo pure io, passare dal sud verso il nord, insomma.